Andiamo subito dall'ospite di giornata, diamo il benvenuto di nuovo su Radio Rossonera ad Alfredo Pedullà di Sport Italia. Alfredo, ben ritrovato, un saluto a tutto. Eccomi, grazie e buon pomeriggio a voi. Ciao, buon pomeriggio. La prima domanda che ti faccio, che ci stiamo facendo un po' anche stamattina con tanti tifosi, è la solita, sullo scudetto. È una corsa a tre? Sono invece in due? Si può allargare ancora più di tre? Cosa ne Ma pensi? se punti ai primi giorni di dicembre, mollare sarebbe delittuoso. È chiaro che devono migliorare alcune cose per poter essere competitivo, per non avere delle contraddizioni che ha avuto nell'ultimo periodo, però sono giochi giornalistici che per me lasciano il tempo che trovano. Basterebbe accorciare di 2 punti per parlare tra una settimana di discorso a 3 e non a 2, quindi andrei cauto con queste previsioni definitive. Certo, sono le 2 squadre che fino al momento hanno dimostrato di più per continuità, anche per coerenza di certe scelte e di certe situazioni. Io Alfredo invece ti chiedo che cosa ne pensi della stagione del Milan fino ad ora? Non penso bene, ma non penso bene di tutto l'anno solare. Ormai siamo alla conclusione del 2023, io ritengo che sia stato un anno solare insufficiente, che parte con un gennaio inenarrabile in negativo, quello che conoscete molto meglio di me, con crolli e risalite, con momenti buoni ma troppi momenti bui, non con una coerenza nel rendimento, con alcune scelte per me azzardate, con quei 2 derby che sinceramente ti fanno pensare d'accordo se arrivate in semifinale di Champions, però perdere quei 2 derby in quel modo fa male, con un mercato che io continuo a giudicare buono perché non posso cambiare idea ogni 10 minuti, e con un campionato fin qui troppo altalenante, e con la storia degli infortuni che vince la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo, nel senso che avere tutti questi infortunati, arrivare quasi a 30 infortunati e non dare una spiegazione che appartiene comunque allo staff di un allenatore, per me è abbastanza delittuoso ed è una ricerca di alibi che sinceramente non concepisco e non condivido. Cioè, dovresti essere a giugno per avere il numero di infortunati che ha avuto il Milan, e se fosse a giugno non saresti soddisfatto e penseresti che l'anno dopo dovresti diminuire questo gap che è assolutamente inconcepibile. Alfredo, ciao, io volevo chiederti una cosa Ciao, velocissima su Krunic. Secondo te partenza anticipata? Quello che non fai ad agosto molto spesso lo fai a gennaio. Lui voleva andare già ad agosto, non è andato. Poi gli avevano promesso un rinnovo che ha una distanza di almeno 1,5 milioni tra domande e offerta a stagione. In Turchia lo avrebbero già preso, il Fenerbahce l'avrebbe già preso la scorsa estate, per cui se questa cosa del contratto dovesse avvicinarlo sempre più alla scadenza e soprattutto il minutaggio, a me Krunic è un giocatore che non piace davanti alla difesa, e l'ho detto diverse volte, per me con lui in campo davanti alla difesa il Milan perde le qualità che dovrebbe avere qualcuno in grado di possedere quel ruolo e di gestire la manovra come non sa gestire Krunic. Io credo che se il Fenerbahce dovesse presentarsi con un'offerta congrua in doppia cifra sul cartellino per accontentare il Milan, è una cosa che non definita ad agosto si può definire nella prossima sessione di mercato. Alfredo, le ultime 2 cose velocissime, poi ti salutiamo. La prima è relativa al difensore, perché il Milan, proprio per gli infortuni, come dicevi tu in precedenza, è in massima emergenza e stanno uscendo i primi nomi tra Kivior, difensori anche un po' più esperti, se vogliamo, come Badiashile del Chelsea. Ma Kivior è il preferito, bisogna capire se, cioè lui ha dato la disponibilità tramite il suo entourage, bisogna capire se poi l'Arsenal te lo dà in prestito con diritto di riscatto. Io spero che non sia un ritorno, che non sia una minestra riscaldata. Dico anche che il Milan dovrebbe forse farne 2 di difensori, non uno, oppure farne uno in grado di giocare anche sulla corsia mancina, in modo tale da risolvere il problema, con tutto il rispetto per il giovane che hai e per Florenzi, risolvere il problema del vice Teo. Quindi per me 1 è una sentenza, 2 dovrebbe essere una probabilità. Che è in scadenza, giochi in un club di Premier che di solito è molto più ricco di noi, e quindi se non rinnovasse magari te lo darebbero o potrebbero perderlo a parametro zero. Quindi io credo che il difensore sia un discorso da rendere operativo il 2 gennaio a Milanello, per me, per come la leggo io, non il 18 gennaio
dopo una trattativa, però è chiaro che il mercato di gennaio viene sempre considerato quello più complicato di tutte le sessioni, quindi bisogna avere un po' di comprensione sotto questo punto di vista. Alfredo, io invece ti chiedo in chiusura un commento. Una volta si faceva l'anno di sport verso la fine di dicembre, invece io ti chiedo l'anno solare, il 2023 di mister Stefano Pioli. Non buono, perché non è, cioè, la premessa è rapidissima, cioè a Pioli il Milan deve essere riconoscente per la ricostruzione che c'è stata dopo quel famoso 5-0 di Bergamo, col suo avvento precedente, poi con l'arrivo di Ibra. La squadra ha avuto sicuramente una continuità, è uscita dall'inferno, ha ottenuto dei risultati, ha conquistato uno scudetto, tutto quello che sapete molto meglio di me e che non è il caso di sintetizzare, però due cose non condivido: l'assenza di una continuità che non c'è mai stata in quest'anno solare, che per me non è sufficiente, il voto è 5, forse mi tengo generoso, la ricerca di alibi, quando certe volte lui dovrebbe evitare frasi abbastanza goffe e abbastanza buffe per spiegare una sconfitta o una catena di sconfitte o dei rovesci clamorosi o il fatto che il Milan non sia in campo o il fatto che il Milan esca dal campo ancora prima di entrare, però questa secondo me è la cosa un po' più inquietante, almeno dal mio punto di vista. Pioli ha un esercito di difensori mediatici per me allucinante, cioè a Pioli consentono tutto, cioè un conto è essere grati, un conto è vestire la maglia anche quando hai un microfono e non fare delle critiche. Faccio un esempio: ho ascoltato sabato sera, dice nei 2 gol contro il Frosinone c'è grande merito di Pioli, a conferma che le critiche erano ingenerose, ma non c'entra nulla. Cioè, la mano di un allenatore si deve vedere a prescindere dalle critiche. Ecco, vorrei un po' più di schiena dritta quando bisogna giudicare un allenatore che in generale va ringraziato, ma che in questo 2023 dal mio punto di vista è stato insufficiente. Alfredo, in chiusura proprio rapidissimo, visto che prima hai detto che il mercato invernale, nel mercato invernale si fanno le cose non fatte in estate, anche per questo motivo pensi che per il Milan l'attaccante è cosa della prossima estate ed eventualmente chi c'è in lizza? Ma guardi, io ti risponderei fra 2 o 3 partite, lo sai perché? Perché anche su Jovic sono state delle sentenze. Jovic fondamentalmente non è stato utilizzato e quel poco non è sufficiente secondo me per giudicarlo. L'avevano già inchiodata alla vigilia di Milan-Frosinone, dove ha risposto con i fatti. La domanda che non si risponde mai con una domanda a un'altra domanda: ma se Jovic si fosse svegliato e fosse nella continuità quello che tu hai visto in uno spezzone contro il Dortmund e soprattutto contro il Frosinone, dove è stato incisivo e anche decisivo, la domanda te la porresti. Io lo farei lo stesso, perché avrei fatto l'attaccante, perché avrei fatto un altro tipo di attaccante la scorsa estate, ma mi rendo conto che se poi sareste alle prese con un discorso anche di quantità eccessiva, quindi ci dovrebbe essere un'uscita. È un discorso che rinvierei di qualche partita, quindi non di un mese, ne parlerei tra il 20 dicembre e la vigilia di Natale, fermo restando che la priorità assoluta è almeno un difensore pronto per l'uso, senza esperimenti, senza dover spiegare perché metti Teo Hernandez, che ha fatto benissimo da centrale, ma sicuramente può far bene da centrale, ma sulla fascia secondo me è intoccabile, anche se il suo rendimento non è stato all'altezza complessivamente quest'anno, in questa stagione, del miglior Teo Hernandez. Alfredo, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e a presto su Radio Rossonero. Un saluto a voi, arrivederci. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Salutiamo e ringraziamo naturalmente Alfredo Pedulla.